Il futuro che si prospetta per un paese piccolo come Casola, perché contiamo 2200 abitanti, il futuro che si prospetta è terrificante. Io la notte in cui ho cominciato a piovere ero al pronto soccorso. Ho trovato poi le strade chiuse, quindi poi a casa non sono potuto andare e mi hanno ospitato in palestra a dormire per quella sera lì. A casa c'era lei, Atena, e i miei 3 gatti. Un vero e proprio disastro, paragonabile pienamente a un terremoto che ha distrutto un territorio, distrutto tutte le strade di campagna che portavano alle abitazioni, flagellato strade, attività, lasciando la gente sola, al buio, senza telefoni, per ore, giorni, gente completamente isolata, che stiamo andando a recuperare con gli elicotteri e che deve lasciare la propria casa probabilmente sapendo bene che c'è il rischio davvero di non poterci più tornare. E sono arrivato a casa, mi sono trovato una frana davanti alla porta d'ingresso. Lei e Gandalf, uno dei 3 gatti, erano nell'acqua. Lei aveva l'acqua alla gola e purtroppo Gandalf non è riuscito a sopravvivere. Queste persone così forti, perché sono persone di montagna, che amano la loro casa e amano il loro territorio e che sanno che senza di loro il loro territorio è perduto, perché è questo il punto, che senza quelle persone il territorio è perduto. Fanno fatica a lasciare le proprie case e soprattutto fanno fatica a lasciare i propri animali. Abbiamo pensato, diamogli la possibilità di avere i loro cani vicini, proviamo a convincerli anche così, raccontiamoli che non vi preoccupate, perché in questo momento così duro, brutto, però i vostri animali li avrete vicini, potete dargli da mangiare quando volete, potrete anche vegliare su di loro la notte senza problemi. Per questo abbiamo deciso di mettergli a disposizione un canile in un parco del paese. Noi siamo stati chiamati dalla regione Emilia-Romagna dicendoci appunto che c'era una località dove era necessario allestire una struttura di questo tipo. E rappresentandoci questa necessità ci siamo subito attivati, veramente in un'ora siamo arrivati qui e abbiamo cominciato a organizzare il canile. Teniamo conto che è una cosa di cui non eravamo minimamente preparati, è una cosa che non ti verrebbe mai in mente di dover organizzare in fretta furia, questa qua, no? Un centro per sfollati persone, ma anche un centro per sfollati di cani fondamentalmente, è qualcosa di in qualche modo assurdo, è qualcosa che ci frastorna insieme anche a tutto quello che ci sta capitando in questo periodo. Abbiamo deciso di appoggiarci a enti concreti. Abbiamo avuto un contatto della regione Emilia-Romagna che si è dimostrata disponibilissima e carinissima, che ci ha messo in contatto con la Protezione Civile e con l'associazione LAV, con la LAV, che ci ha mandato immediatamente 2 ragazzi intanto per visionare il luogo e aiutarci e supportarci nell'organizzazione, nella logistica e nella preparazione di questo canile temporaneo. Cioè, a me, se avessero detto lascia i cani a casa e dormi in palestra, io avrei detto no, sto a casa. Se ho un posto dove poter stare vicino ai miei animali e vedere come stanno e nel frattempo stare in sicurezza io e loro, soprattutto perché poi uno mette davanti ovviamente le persone a cui tiene, no? Quindi per me sono loro, sicuramente mi fa stare sereno, molto sereno. Veder sorgere dal niente una struttura per animali è la concretizzazione di quello che noi portiamo avanti da sempre come principio e come concetto, ovvero che le famiglie non vanno divise. Perché sai, accudire il proprio cane è decisamente diverso da farselo accudire da qualcun altro e comunque di venirli a trovare quando vogliono, vigilare su di loro, vegliare su di loro. È ovvio che noi vogliamo metterci tutto l'impegno e tutte le forze disponibili e necessarie per far sì che questo progetto un po' pionieristico vada nel migliore dei modi e faccia sentire al sicuro, protetti, accuditi e non da soli questi animali e i loro umani.